Amazfit T-Rex Pro ha quasi un anno dalla sua uscita, ha senso comprarlo oggi? In questo video andiamo ad analizzare brevemente quelle che sono le sue caratteristiche ed andiamo a paragonare il suo ecosistema con quello del brand top in materia di smartwatch. Ovviamente sto parlando di Garmin. Andiamo! Bene ragazzi, partiamo da un veloce unboxing della confezione. Questa non sarà una vera e propria review in quanto ce ne sono già diverse su YouTube, ma vuole essere proprio un video che parla di quelle che sono le sensazioni ad un anno di uscita da questo bellissimo smartwatch. Confezione minimale, è molto carino perché in rilievo c'è il dettaglio proprio dello smartwatch stampato all'esterno di questa confezione e vediamo un attimino all'interno come si presenta. Eccolo qui, il protagonista lo troviamo ben sistemato. Io ho cercato di riprodurre ovviamente il packaging dal momento dello scarto, del primo scarto, packaging abbastanza minimale in quanto appunto troviamo lui, il protagonista, e all'interno da questa parte troviamo un cavo di ricarica con una basetta proprietaria Amazfit. Eccola qua, ve la faccio vedere, e questo serve proprio per ricaricare lo smartphone. Non è presente all'interno della confezione alcun alimentatore di ricarica, ma di questo siamo già abituati dato il trend dell'ultimo anno di qualsiasi prodotto tech di ogni brand. Naturale successore del T-Rex presentato da Amazfit ormai 2 anni or sono, il T-Rex Pro a quasi un anno dal suo lancio ha un design assolutamente rugged e fa della robustezza e dell'impermeabilità i suoi punti di forza. Presenta una certificazione militare military standard 810G e quindi è resistente ad urti, graffi e temperature da meno 40 a più 70 gradi. È impermeabile fino a 10 atmosfere, il che vuol dire che resiste a una profondità di circa 100 metri. Peso veramente light, solo 59 grammi, fanno di lui un comodo compagno quotidiano per tutte le attività sportive, ma anche per tante funzioni smart. Cinturino molto bello, morbido, ma presenta un attacco proprietario che non consente di essere cambiato con qualsiasi cinturino in commercio di 22 mm. Presenta un sensore BioTracker 2 che è quindi più preciso anche del predecessore e la sua ovviamente evoluzione naturale. Ha un sensore GPS che è stato implementato anche con Galileo e Bedu, quindi pochi secondi davvero per un fix assolutamente preciso. È uno smartwatch votato comunque allo sport, con tantissime attività tracciabili, una buona attivazione del display con la rotazione del polso e tanti widget come meteo e anche il pulsossimetro. Una volta acceso questo smartwatch, che comunque nasconde all'interno una spiccata vocazione verso gli sportwatch, scopriamo subito un display molto luminoso. Dimensioni 1,3 pollici ed una risoluzione di 360 x 360 pixel. Con uno swipe dall'alto verso il basso si accede ad un menu di pulsanti virtuali di scelta rapida dove troviamo la possibilità di modificare velocemente con un tap delle impostazioni, tra cui la luminosità, impostabile anche in automatico, vibrazione, risparmio energetico, menu impostazioni e l'accesso alla comodissima modalità non disturbare che ci evita di ricevere le notifiche quando lo smartwatch è connesso al nostro telefono. Con uno swipe dal basso verso l'alto accediamo a tutta una serie di informazioni riguardanti i nostri allenamenti ed il nostro stato di salute. Swipe da destra verso sinistra per accedere ad una completa lista di applicazioni che purtroppo non prevedono la possibilità di essere integrate con app di terze parti. L'ecosistema Amazfit utilizza infatti una lista di app proprietarie e quelle sono, con possibilità di essere scaricate attraverso l'applicazione che lo smartwatch utilizza per dialogare con il telefono, ma che ad oggi nella sezione negozio presenta solo la possibilità di scaricare diverse watch faces. Chissà se in futuro Amazfit integrerà la lista di app disponibili anche con qualcosa di più interessante e funzionale. Per quanto riguarda l'applicazione, mi riferisco a Zepp, assolutamente gratuita sia per Android che per iOS.
Per accedere infine alle notifiche basta swipeare da sinistra verso destra. Non c'è però possibilità di rispondere alle notifiche neanche con un messaggio preimpostato, ma si possono solo leggere ed eliminare dallo smartwatch. Si può rispondere o rifiutare una chiamata, ma l'assenza di microfono ed altoparlante fanno sì che il tutto venga poi trasferito e gestito direttamente dal telefono. Riguardo l'autonomia, il T-Rex equipaggia una batteria da 390 mAh che dovrebbe garantire un'autonomia, a dire di Amazfit, di circa 18 giorni. La realtà è però ben diversa, in quanto con Always On Display attivo, luminosità automatica, notifiche attive, attivazione con rotazione del polso e qualche sessione di allenamento con GPS attivo, tutto ciò abbassa l'autonomia a circa 6-7 giorni, che tutto sommato è una durata assolutamente accettabile, considerando anche che lui si ricarica completamente in circa un'ora e mezza. Ma passiamo al cuore sportivo di questo orologio. Il caratteristico design rugged fa sì che resistenza anche agli sport più estremi sia il vero punto di forza di questo T-Rex Pro. Presenta una lista di oltre 100 sport preimpostati, le cui schermate dati sono completamente personalizzabili dall'utente. Dotato, oltre che di touchscreen, anche di 4 pulsanti fisici laterali che ne garantiscono un pieno e completo utilizzo anche durante allenamenti dove l'uso del touch risulta difficile o addirittura impossibile, ad esempio se indossiamo dei guanti. C'è poi anche la possibilità di attivare un coach virtuale che ci segue durante le nostre attività e che ci aiuta a completare sessioni e raggiungere i nostri obiettivi. Ma vediamo i dati che ci riporta attraverso l'app Zepp questo smartwatch ed analizziamo l'affidabilità del sensore del battito cardiaco che viene sempre attivato durante le nostre attività, paragonato al suo concorrente Garmin, che rappresenta forse ad oggi il leader indiscusso in materia di tracciamento delle nostre sessioni di allenamento. Io utilizzo da un annetto un Phoenix 6X Sapphire, il cui sensore riporta con uno scarto di circa 2-3 battiti cardiaci la più accurata risultanza di una fascia cardio, risaputamente la migliore scelta in termini di affidabilità per il monitoraggio del battito cardiaco. Quello che ho notato nel Garmin è una minor velocità nel registrare i cambi di frequenza rispetto alla fascia. Sale e scende in maniera meno reattiva, ma comunque nel giro di pochi secondi si assesta al reale battito del nostro cuore. A differenza del Garmin, i miei rilievi sul T-Rex Pro hanno riportato dei risultati un po' meno affidabili nei vari test che ho fatto, ma magari è stata una cosa mia soggettiva, perché ho comunque visto diversi video in rete che invece riportano il sensore alloggiato nel T-Rex come abbastanza affidabile. Bene amici, a questo punto tiriamo un po' le somme. Quanto costa oggi l'Amazfit T-Rex Pro? Su Amazon lo troviamo a circa 130 euro, che rispetto ai 170 euro prezzo di listino al lancio è assolutamente un must have. Ma la vera domanda che tutti ci poniamo è se ancora oggi vale la pena acquistarlo. Qui ti posso rispondere con una mia opinione personale: secondo me sì, perché per un utilizzo anche un tantino al di sopra dell'amatoriale si presenta come uno smartwatch molto completo, bello, elegante, resistente e con delle funzioni Sportwatch assolutamente complete che riportano una serie di dati utili per tenere sotto controllo le tue sessioni di allenamento ed i progressi raggiunti. Per quanto riguarda il lato smart è assolutamente sufficiente ma ancora migliorabile. Una delle cose che ad esempio mi ha fatto un po' storcere il naso è la presenza di una vibrazione un po' troppo dura e aggressiva che comunque può dare fastidio, nonché la totale assenza e l'impossibilità di rispondere alle notifiche anche con dei messaggi preimpostati. Chissà se Amazfit proprio in questi giorni ha in cantina un nuovo modello più evoluto e migliorato rispetto a questo T-Rex Pro, che comunque per 130 euro resta assolutamente un signor smart sportwatch. A questo punto, prima di chiudere definitivamente il video, ti invito a seguirmi sui social, a iscriverti a questo canale e cliccare la campanellina per non perderti le notifiche dei prossimi video, condividere questo video con tutti i tuoi amici e mi raccomando, vi voglio bene, vi voglio salute, ci vediamo al prossimo video, ciao da Marco!